Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Quest'oggi vi farò la ricetta del pollo fritto all'americana, diciamo all'americana a modo mio. Non è proprio la ricetta originale, non vuole esserlo. Allora, di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di pollo, ovviamente, o pollo a pezzi. Io in questo caso ho preso 6 cosce e 2 fraccosce. Le cosce sono ruspanti, le 2 fraccosce no, non le ho trovate. Poi abbiamo bisogno di alcune spezie, e adesso ve le andrò ad elencare una per una, di mezzo litro di latte con uno yogurt greco dentro mescolato. Io poi ho fatto con la frusta in maniera che, ecco, è diventato un tutt'uno, e del sale. Allora, tanto per iniziare andiamo a lavare il pollo. Prima lo andiamo a togliere tutte le pellicine e le impurità dalle zampette sul fuoco, come mi aveva insegnato nonna mia. Poi lo andrò a lavare e ci rivediamo qui a pollo preparato. A dopo. Allora, eccoci qua. Adesso andiamo a mettere le nostre spezie. Prendo un cucchiaio per farvi vedere esattamente le quantità. Un cucchiaio di erba cipollina, mezzo cucchiaio di peperoncino, mezzo cucchiaio di pepe, bianco o nero non fa la differenza, un cucchiaio di paprika, forte o dolce è uguale, Fondamentalmente alla fine dipende dai gusti. esatto, e un cucchiaio di erbe miste per arrosti, se riesco a farlo scendere, eccolo qui. Ok, a questo punto potete scegliere se mescolarlo con le mani o mescolarlo con le posate, con i cucchiai, con un cucchiaio, come volete voi. Con le mani viene meglio, però sicuramente mi massacrereste e quindi no, scherzo. La miglior cosa per voi a casa, se aveste dei guanti di lattice, Esatto, magari quelli adatti a cucinare, non quelli profumati e cose del genere. io sono allergica al lattice, quindi niente, non Esattamente. a posto. Dovresti prendere i guanti da saldatore volendo. Ah, scusate, Il metto sale. il sale, Senza sale. senza sale, un bel cucchiaino abbondante. Ok, e a questo punto mettiamo il nostro latte e yogurt. Ma quindi scusa l'ignoranza, questo è quello che gli americani chiamano latticello? Il latticello è un'altra cosa, perché il latticello è un latte fermentato, ma visto e considerato che non l'ho trovato, me lo sono fatta a casa. Hai fatto bene. Il sapore è molto simile, quindi potete tranquillamente sostituirlo. A questo punto cerchiamo di, ecco, far penetrare il meglio possibile il nostro latte fermentato, per dir si voglia, e andiamo a prendere la pellicola o la carta argentata, come volete voi, se non avete la pellicola, l'importante è che sia coperto. Andrebbe anche l'aglio, però dato che a noi l'aglio rimane indigesto non ce lo mettiamo. Se avete dell'aglio in polvere, mettete l'aglio in polvere, se no potete anche mettere un paio di spicchi d'aglio aperti, tagliati a metà, che tanto comunque il sapore lo danno ugualmente.
mi raccomando, 6 ore in frigo. Quindi ci rivediamo mo tra 6 ore. A dopo. A dopo. Sono tornato. Per la parte finale non potevo mancare io. Assolutamente no, perché c'è no. l'assaggio. Esatto. Giusto? Esatto. Certo. Comunque prima della parte finale ci sono altre fasi. Ah. E allora aspetta, richiamo Gianmarco. No. Allora, sono passate le almeno 6 ore e questo è il nostro polletto. Caruccetto. Adesso lo dobbiamo infarinare, ma prima di infarinarlo mettiamo la farina nella teglia, in una teglia, peperoncino, la paprika, mezzo cucchiaino di peperoncino più o meno e circa un cucchiaio di paprika e due belle prese di sale. Scusa l'ignoranza, non conosco bene il piatto. Sono solo cosce? Sono tutte cosce e fraccosce. Ok. Voilà. A questo punto sporchiamoci le mani perché è così che è. Questo è il piatto preferito del nostro Manfredo. Per il pollo lo adora in tutte le salse. Sì, è vero. A lui piace più il pollo che il pesce. Gatto anomalo. Ok. Adesso abbiamo mescolato tutto quanto per bene e a questo punto andiamo, faccio come fa Irene, andiamo a scolare il nostro pollo così e lo andiamo a panare. Fatelo con le mani, io no, perché proprio non ce la posso fare. Però con le mani vi posso assicurare che viene meglio, quindi panatelo per bene e lasciatelo qui nella farina fino a che non dovete poi friggerlo. Noi per friggerlo useremo il Magic Cooker. Per quale motivo? Perché questo va cotto a bassa temperatura, nel senso non a bassa temperatura ma con una temperatura inferiore a quella che raggiunge l'olio in cottura, perché l'olio in cottura raggiunge intorno ai 170 gradi, se non erro, non voglio dire baggianate, e quindi questo ha bisogno di una cottura più lunga e quindi mi serve per forza il Magic Cooker. Ci vediamo dopo. Ci vediamo appena li ho panati tutti sui fornelli. Eccolo, è pronto. E adesso andiamo in cottura, ci vediamo sui fornelli. Voi dovete sapere che con questa fantastica pentola mettete tutto a freddo, come vedete l'olio non bolle, e vi posso assicurare che neanche si beve d'olio la carne o qualsiasi altra pietanza, neanche le patatine. Sì, è una pentola fantastica. Da quando l'abbiamo scoperta... Scusa, ma come l'hai detto? Sì, è una pentola fantastica. Sì, rabbrividiamo. Rabbrividiamo. Allora, adesso metto il coperchio, pensate, ma noi siamo così, e vado ad accendere al massimo fino a che non vedo il vapore che esce fuori da questo anello qui e poi vado ad abbassare un po'. Ci vediamo tra poco. Eccolo, vedete? Questo è il vapore che fuoriesce dall'anello del coperchio. Adesso io quindi vado ad abbassare e metto il timer di 8-9 minuti. Poi andrò a spegnere e a controllare come la cottura e poi eventualmente rimetterò di nuovo il timer. Guardate che meraviglia. Sì, scusate, devo dire molto bello. Ne vogliamo tagliare un pezzettino? E adesso sì, ovviamente devi fare l'assaggio. Sì. Te lo chiedono, no? Com'era? Sì, il mio fan club. Guardate che bella crosticina. E guardate com'è bello tenero dentro ed è cotto perfettamente. Guardate. Questo deve essere poi mangiato con le mani perché... Certo. Guarda che scotta, Che dici? È buono? Buonissimo, non parla, quindi è posto. È buonissimo. No, ma dovete vedere com'è ben cotto dentro, guardate. Ragazzi, guardate che spettacolo.
Ragazzi, anche questa è fatta, a tavola con Silvia si è superata, Di nuovo. di nuovo. Corro talmente veloce che mi supero Esatto. sempre. E noi ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti. Ciao a tutti.